questo momento no, è saltata la corrente. L'inverter è freddo, cioè va bene. Ecco, ora si è fermata la ventola, quindi era solamente andato, si era un po' surriscaldato. Proviamo a riattaccare la piastra, vediamo cosa succede. Vado. 900. No, ma 1000 li puoi dare. No, 1000. Così era? A un certo punto si è spenta. Buongiorno ragazzi, questo video inizia col patema d'animo. Raga, è l'ora di pranzo, ci stiamo preparando da mangiare. Veniamo dall'officina dove abbiamo fatto la revisione. Se non avete visto il video andatelo a vedere, così capite cosa è successo. Sono giorni un po' così. Giornata un po' strana, fuori c'è un vento, giornata grigia. Ci vogliamo fare un piatto di pasta, si è bloccato tutto. Cioè si è spenta la piastra a induzione mentre stava lavorando, cosa che non è mai successo. Quindi ho controllato l'inverter, tutto a posto, il fusibile tutto a posto, l'inverter acceso, ho controllato dall'app la batteria, tutto a posto, il quadro elettrico con i magnetotermici tutto a posto. Probabilmente ha avuto un attimo un'esitazione la piastra. Ma che vuoi esita? È Non la lo so. piastra, che vuoi esita? Magari ora riproviamo e facciamo da mangiare, perché è sempre andata come un orologio svizzero. Ora ci manca solo che ci si guasti la piastra. Perché secondo me è un problema della piastra, non dell'impianto. Certo. Tutt'al più. Sono piastre da 50 euro. Sì, ecco. Però il suo lo fa. È una piastra validissima, se si dovesse rompere la ricompreremo esattamente identica. Esatto. Anche perché abbiamo fatto il taglio Il foro è preciso. Il bello di questi prodotti, che costano relativamente poco, è che si rompe, se ne compra un altro. Va bene, ci prepariamo un pranzo e poi decidiamo dove andare. Vai. Allora ragazzi, abbiamo fatto pranzo, ma oggi proprio non è giornata, c'è un vento che porta via. Ma qui dove siamo ora, a vedere quegli alberi, qualcosa mi fa capire che qui il vento tiri sempre, costantemente. Dopo aver fatto la revisione siamo tornati qui sulla punta di Capomilazzo, sul versante a ovest. Vedete, c'è un bel po' di vento. Questa è la situazione che abbiamo davanti a noi. Soffia tantissimo vento. Paesaggio fantastico, ma il vento porta via. Mamma mia ragazzi. Porta via, non possiamo mostrarvi oltre questo bellissimo panorama, peccato. Oggi è una giornata un po' così, non dico una giornata persa, ma non una delle giornate migliori che ci siano, insomma, che abbiamo passato. Girare scatole più che altro per questa storia della multa. E niente, ora dobbiamo sfangare questo fine settimana, poi domani ha messo anche pioggia. Valuteremo se rimanere qui, se spostarci, se andare un pochino più in giù. Ora vediamo. Se voglio andare a vedere il faro, ma tanto le olie non si vedono, c'è foschia. Mi metto qui dietro al furgone, dietro al van che sono riparato. C'è foschia, non si vede nulla. E poi se si va lì sul faro ci porta via il vento. Non so nemmeno quanto ne valga la pena. Siamo anche un po' giù di morale oggi, quindi niente, passiamo la giornata qua, lavoriamo un po' al computer e vediamo un po' dove passare la serata.
Ora ci prepariamo una buona cenetta. Oggi praticamente siamo stati tutto il giorno chiusi in van a lavorare, a mangiare e a mangiare. In questa giornata Un po' grigia di vento e almeno ci tiriamo un po' sul morale. sì, di umore un po' low, un po' basso. Ci facciamo una buona cena, dopo quando è tutto pronto vi diciamo che cosa abbiamo cucinato. Qualcuno probabilmente riconosce. Mi esce tutta l'imbottitura qui. Abbiamo la padella un po' stretta per girare. Direi che la piastra, dopo lo svarione di stamani, ma non si sa che è successo, sta andando come una meraviglia. Usiamo il doppio fuoco perché dobbiamo fare doppia cottura. Che abbiamo fame. E abbiamo fame. Ecco qua, la carne è pronta. Abbiamo varie specialità messinesi, ovvero Le bracciole! Yuppi! E la salsiccia ripiena. Grazie ad Angela e Marcello che ci hanno istruito bene. E ce l'hanno fatte conoscere. Ce l'hanno fatti conoscere ed assaggiare. Non saranno cotte bene come le vostre, ma ci abbiamo provato. E insieme ad esse ci mangiamo patate con la cipolla. Come contorno. Sì. E ora buon appetito! Sabato sera, birra Alpen, 7 Plato. Che birra è questa? Ma che ne so, il sapore della tradizione. Vabbè, noi ce la mangiamo. L'abbiamo ce la beviamo. comprata al supermercato e ce la beviamo. Cheers! Cheers ragazzi! Buon appetito! Buon appetito! Ciao! Buongiorno ragazzi, nuova giornata. Sembrerebbe che oggi ci sia un po' di sole. Ieri poi eravamo sul versante a ovest, tirava un vento allucinante, abbiamo ballato il cia 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 e quindi ci siamo spostati, siamo venuti in questo piazzale sottovento dalla parte opposta della punta dei promontori di Milazzo e stamani, visto che c'è il sole, andiamo a vedere se si vedono le isole Eolie, così almeno ci affacciamo dalla punta, andiamo a vedere il faro e poi cerchiamo un altro posto dove piazzarci per la giornata. Buongiorno ragazzi, Buongiorno. ci siamo fatti una bella doccia stamani, bella calda, e ora siamo tornati qui sulla punta di Capo Milazzo. C'è sempre un gran vento, però, Perché si capisce. però c'è una visuale molto più bella. Ora si fanno un po' di foto e un po' di riprese e vi facciamo vedere la bellezza di questo luogo. Ora cerchiamo di raggiungere il faro, là proprio sulla punta. Qui c'è un bellissimo campo di ulivi e per gli amanti degli scout abbiamo anche la base scout internazionale Il Pavone. Stiamo imboccando il sentiero naturalistico di Ponente e questa è la AMP, ovvero l'area marina protetta. Ma fate bene attenzione, se avete le armi con voi non potete entrare. Mamma mia, ci sono delle foglie di fico fantastiche.
Guarda che roba. Fichi d'India. Che sono fichi d'India, poi ci sono ogni tanto un po' di cactus. Ma sono giganti e Veramente tipo grandi. mummificati sembrano. No, qualcuno la pianta è morta, ma fa dei... Sì. Questa è però, guarda, è bella rigogliosa. fanno dei disegni, diciamo, bellissimi. Tutto questo vento, come vedete, ha spazzato via tutte le nuvole. Cielo limpidissimo. Non sappiamo se ci sarà abbastanza limpidezza da poter vedere le isole. Lo andremo subito a scoprire però. Guardate che bellezza, là sopra c'è il faro e c'è anche una bella roccia a picco sul mare. Però isole non si vede nulla, probabilmente o siamo nel punto sbagliato, magari sono più a sinistra, oppure la foschia è talmente alta ce n'è. che non ce le mostra, che sono qui vicinissime. Sì. Comunque il mare ha dei colori veramente incredibili, con tante striature colorate. Sotto si vede tutto il mare mosso. C'è solo un po' di vento, ma ora noi proseguiamo e vediamo il sentiero fin dove arriva. E qui ragazzi siamo proprio sulla punta di Capo Milazzo e da qui veramente si può godere di un panorama a 360 gradi proprio letteralmente. Come vedete però delle olie niente, nemmeno l'ombra, non si vede nulla, eppure sono qui sono, non si vedono, non si vede. Che bellezza! Sì. Hai capito. Ormai facciamo tutto il sentiero fino in fondo e cerchiamo di arrivare fin dove si può arrivare Certo. e ci godiamo questo spettacolo della natura. Se venite qui non inciampate mai e non perdete mai l'equilibrio perché c'è la morte con questi spini, Se cadete sopra uno di questi qui, guardate la grandezza di queste spine. La lunghezza e la robustezza, questi devono fare un male da non saperlo, guarda. Qui siamo a un bivio, qui dice laghetto di Venere e borghetto dei pescatori. Non ho capito il laghetto dove possa essere, lo andiamo a vedere e a scoprire. Allora, questi scogli che vedete qui sono chiamati gamba di donna, probabilmente per la loro forma che assumono.
Però noi ora proseguiamo il sentiero perché ci dovrebbe portare sul lato sinistro. Su quest'altro versante infatti dovrebbe esserci il laghetto di Venere. Vediamo se riusciamo a vederlo. Guarda che spettacolo, ragazzi. Sembra questa una piscina, però la mappa, abbiamo visto, dice che è da quest'altra parte. Andiamo a vedere com'è fatta. Magari è un'insenatura come quella, artificiale, fatta dal mare. Qui abbiamo anche questo caratteristico scoglio che si chiama lo scoglio della Portella, detto anche del carciofo. Ti gusta il carciofo? Mi gusta mucho. Sembra una scimmietta. Ho i capelli bagnati, ragazzi, mi blocco con questo vento. E il laghetto di Venere dovrebbe essere qua sotto. Ora non so se è questa insenatura che viene chiamata laghetto di Venere oppure se si crea qualcosa qua dietro, solo che il sentiero finisce qui, oltre non possiamo proseguire e quindi dobbiamo presupporre che sia questo qui effettivamente. Tornando indietro da questo sentiero ci siamo resi conto di aver fatto un errore. La vera testa di pietra si percepisce solamente quando si torna indietro ed è quella lì, vedete? C'è proprio una testa di pietra con il naso, gli occhi, ed è veramente incredibile. Ci ricordano le teste dei presidenti americani nei parchi americani. È veramente bellissima, incredibile. Inizialmente abbiamo confuso uno scoglio nel mare con la testa di pietra, ma la vera testa di pietra effettivamente è questa. Da qui si percepisce ancora meglio. Anche la piscina di Venere secondo noi è questa qui, perché se guardiamo su Google Maps ci dice che è posizionata là dietro e c'è anche la stradina che ci portano effettivamente, però a vederla da qui ci fa credere che sia questa. Vedete, c'è anche una specie di scalino. Ora il mare è mosso e quindi l'acqua entra dentro, ma quando il mare è piatto sicuramente lì si crea una specie di piscina di quelle con il bordo, no, spiovente sul mare. Deve essere veramente una goduria fare il bagno qua dentro. Ora invece è un po' mossa e poi c'è un vento che porta via. Da qui la testa di pietra si vede veramente bene, il naso, gli occhi e anche la piscina di Venere a questo punto, che è bellissima. Abbiamo incontrato altre persone che stavano discutendo sul fatto di quale fosse la testa di pietra, di quale fosse la piscina. Infatti venendo da qui non si vede, non si percepisce fino a che non si torna indietro. Che si deve fare?
Di sotto vedete c'è anche un vecchio villaggio dei pescatori, sono veramente 4 ruderi ormai, e quel muro rosa che viene in verticale è il santuario di Sant'Antonio, che è proprio sotto il parcheggio dove abbiamo parcheggiato noi. Da questo cancello ci sarebbe l'accesso al santuario di Sant'Antonio di Padua. Qui c'è l'orario di apertura, ma purtroppo è chiuso. Infatti questo è salvo imprevisti e condizioni meteo avverse. C'è un vento che porta via e oltretutto arriva proprio frontale e quindi è chiuso e non lo possiamo vedere purtroppo, non possiamo scendere giù. Ora andiamo a vedere se troviamo una fontanella d'acqua, altrimenti ci si ferma per mangiare. Tanto l'acqua l'abbiamo, però bisogna sempre caricare quando c'è la possibilità. Questa è la nostra filosofia. Carichi, carichi, carichi. Ci sono un po' di bunker. È vero, ci sono anche bunker sulla spiaggia, guardate qua. Cioè il mare oggi è eccezionale, cioè è molto molto mosso, ma ha delle striature di colori incredibili. Ok, abbiamo trovato il rubinetto, usiamo il nostro tubo a tossico di Acqua Travel e facciamo il carico dell'acqua. Collo, chiudi. Perfetto, abbiamo fatto il rifornimento. Abbiamo parcheggiato proprio qui dove c'è quel bunker e ora mi affaccio un attimo e poi andiamo a cercare un parcheggio che ho visto su Park4Night, dovrebbe essere più avanti, 3-4 km. Questo è il panorama che abbiamo qui davanti. Ora raggiungo Marta Ciardi e ci spostiamo. Vediamo se riusciamo a trovare anche un posto riparato dal vento dove poter fare pranzo e dove poter sistemarsi, anche perché abbiamo tutto il van sottosopra e dobbiamo fare un po' di ordine dopo che sarà fatto dopo che sarà fatta la revisione. Eccoci qua ragazzi, questo è lo spiazzo che abbiamo trovato per fare pranzo. C'è un vento allucinante che porta via, proprio ti spazzola via, quindi niente. Ora facciamo pranzo perché è anche tardi e poi ci spostiamo, che qui non è che ci piaccia tanto, e poi più che altro perché ci sballotterebbe tutta la notte. Andremo a cercare un posto più riparato. Vi aggiorniamo la nostra posizione, ci siamo spostati e siamo scesi un po' verso ovest. Ora ci troviamo tra Tindari e Milazzo e siamo parcheggiati in questo posto lungo costa. Abbiamo trovato quest'area di parcheggio molto comoda vicino alla costa, sempre trovata grazie a Park4Night. Ora, siccome il terreno è un po' scosceso, ho messo in livello il van. Come vedete abbiamo azzerato completamente il soffietto posteriore sinistro e quello posteriore destro è un pochino più gonfio. In questa maniera siamo perfettamente livellati. Poi insomma, domani o quando ripartiremo andremo a rigonfiare il soffietto e a sgonfiare un po' quell'altro in modo da equilibrare il tutto. In questa maniera almeno siamo in livello, siamo belli pianeggianti. Questa è la spiaggia che è veramente a 20 metri, c'è anche un altro camper insieme a noi e quindi a questo punto passeremo la notte qui.
Allora ragazzi, vi facciamo un resoconto della situazione per la multa. Abbiamo finalmente parlato con l'agenzia che ci ha effettuato la pratica, la quale, dopo avergli spiegato l'accaduto, ha contattato la motorizzazione, poi ci ha richiamato e ci ha spiegato che effettivamente il nostro furgone, quando l'abbiamo comprato, è stato revisionato in Germania nell'agosto del 2021, quindi di fatto noi eravamo coperti fino ad agosto 2023, come potete vedere dal bollino qui del TÜV tedesco con la scadenza agosto 2023. Quindi noi siamo in regola, siamo sempre stati in regola, Sì. però quando abbiamo fatto la nazionalizzazione, Ahimè. la motorizzazione italiana ci ha fatto un collaudo con il quale collaudava il mezzo per essere messo in strada, ma non ha riportato la scadenza della revisione tedesca. Che di fatto era già in piedi, quindi cioè Charlie era già revisionato, andava solo trascritta. E non è stata trascritta. Quindi noi Capite, colpe non ne abbiamo assolutamente. Abbiamo fatto bene comunque a fare nuovamente la revisione, perché tutto questo non è trascritto nei database. Se ci fermano, chi glielo spiega? Alla pattuglia che siamo in regola. Allora, abbiamo la documentazione tedesca, quindi cioè, sarebbe poi da questionare, però siamo in Sicilia, non vogliamo questionare, per nostra sicurezza abbiamo fatto la revisione, abbiamo perso dei mesi perché l'abbiamo fatta ora e non a agosto, quindi. Sì. Però capite che a volte ci sono situazioni che uno vuole stare tranquillo e quindi di fatto l'abbiamo, diciamo, anticipata. Però eravamo in regola, più che altro girano le scatole perché la multa non era a nostro carico, cioè Esatto. non è a nostro carico, perché la multa c'è sempre, non è che c'è più. Infatti, successivamente alla chiamata con l'agenzia abbiamo telefonato al comando della polizia municipale di Fiumicino, la quale ha riscontrato la contravvenzione. Ho chiesto loro se potevano verificare questa cosa, se la multa era da pagare o meno secondo loro, e loro ci hanno detto di mandargli via mail tutti i documenti in nostro possesso. In questo modo veniva bloccata la multa, il Sì, verbale. di fatto si congela la scadenza, perché sapete che ci sono i primi 5 giorni che pagate, diciamo, una contravvenzione ridotta, dopodiché c'è la cifra maggiorata. Quindi per loro, mandandogli la documentazione, diciamo, sanno che c'è un dissenso da parte nostra e quindi congelano la multa. Così ci è stato detto. Poi Ci hanno anche fatto, detto speriamo. che successivamente al ricevimento di questa mail loro faranno le loro verifiche e poi ci risponderanno. Dovevano rispondere in 24 ore, speriamo che questo avvenga, e nella risposta ci verrà detto: no, avete torto, dovete pagare, e comunque la multa è congelata, quindi in maniera ridotta, oppure potete fare il ricorso. Il ricorso, c'era il timore di doversi presentare di persona. Ora, con il giudice di pace probabilmente bisogna essere fisicamente a Fiumicino, nella zona di Roma, dove ha sede il comando. Dove è nato il verbale. Insomma. Facendo il tutto con il prefetto invece basta una comunicazione scritta e non ci dovrebbe essere bisogno di presentarsi. Quindi noi abbiamo deciso di andare avanti con il ricorso di fatto, quindi non abbiamo pagato, abbiamo inviato tutta la documentazione e ora speriamo che non ci siano altri intoppi. Dobbiamo aspettare una risposta. Voi che fareste? Cioè, capite bene, ci siamo un attimo consultati, siamo nella ragione, perché Charlie ha fatto tutto l'iter per filo e per segno come andava fatto, appoggiati anche da un'agenzia che vi diceva prima Federico, quindi persone competenti e in contatto con la motorizzazione. Purtroppo c'è stata una svista, come succede spesso nella burocrazia. Ci hanno anche detto che in quel periodo c'è stata un po' di confusione fra la motorizzazione e i vari enti, quindi siamo capitati anche nel momento sbagliato e sul libretto non c'è revisionato fino al, tipo una dicitura del genere.
Purtroppo questo ha fatto sì che, perché non ci ha fermato la pattuglia, non abbiamo potuto parlare, vi ricordiamo che una macchinetta ha letto la targa e è arrivata tramite un database, che il database appunto non è aggiornato, e quindi adesso vagliela a spiegare. Avessimo preso una contravvenzione per eccesso di velocità, per divieto di sosta, uno fa mea culpa e dice ok, ho sbagliato, la pago, ma siamo nella piena ragione. E non ci va giù che diciamo dobbiamo pagare una cifra per una cosa che non abbiamo commesso, anzi siamo stati zelanti, perché abbiamo voluto fare tutto il processo di omologazione riconosciuto in Italia con la nazionalizzazione della targa e quant'altro, quindi insomma, proprio perché volevamo essere tranquilli. Visto queste premesse, insomma, ci hanno proprio preso in un punto, diciamo, ripeto, quando uno riconosce di aver sbagliato paga, ma questo non è il nostro caso, anzi siamo sempre precisi e attenti a tutto, quindi insomma non ci va giù questa cosa e vogliamo rischiare, diciamo così, perché sappiamo che in Italia si rischia con questi il rischio qual è? Qual è il rischio? Il rischio è che non ci venga riconosciuto va a sapere per quale cavillo, sì. E dobbiamo pagare poi in forma intera, se non addirittura doppia, perché se uno fa ricorso e perde il ricorso paga il doppio, poi ci sono le spese di raccomandate e se devi andare da un giudice di pace ti devi anche presentare, quindi il più delle volte conviene pagare una multa anche se si è nel torto, perché se no rischi di pagare il doppio. Noi però ci siamo guardati negli occhi e si è detto no, noi siamo nella ragione piena e andiamo avanti, sperando che l'iter faccia il suo percorso nella maniera più corretta. Esatto, cioè ci siamo anche affidati a dei professionisti come agenzie per seguirci in questo iter e sinceramente insomma le cose sono state fatte a regola, quindi perché pagare quando c'è proprio un iter ben definito e preciso? Non abbiamo saltato passaggi. Qui qualcuno non ha fatto il proprio lavoro, cioè nel senso, soprattutto questo è un discorso in fase di motorizzazione, purtroppo. Vai a sapere adesso di chi è la colpa, però speriamo che il comando dei vigili ci risponda che possiamo procedere e che possiamo fare il nostro ricorso e che alla fine vada bene, perché insomma alla fine è anche una vittoria un po' tutta italiana. Non ci sembra giusto che queste multe, chi ha sbagliato, ripeto, deve pagare senza fiatare. Però quando c'è una burocrazia contro un privato cittadino e la burocrazia sbaglia, ci dovrebbe essere una giusta risposta anche dall'altra parte. Non è giusto che uno debba spendere dei soldi, tempo e anche spostarsi di persona per dimostrare la propria ragione. Questo non... Esatto, scusateci lo sfogo, siamo così un po' amareggiati più che altro, perché insomma sono sempre soldi e noi che viviamo così in Van Life, insomma... Esatto. Sono preziosi, ma più che altro anche lo smacco appunto rispetto alle cose che vi abbiamo appena detto, ecco. Per ultimo speriamo di non avere preso altre multe nel frattempo, perché magari qualche macchinetta c'ha ulteriori a quella, perché poi ce ne siamo accorti adesso, ma abbiamo viaggiato un periodo, diciamo, senza questa, ricordiamo, regolarizzazione burocratica, perché poi di fatto Charlie è perfettamente in regola, cioè può viaggiare a tutte le carte in regola e non si sta contestando quello. E a questo punto vi consigliamo anche a voi che ci seguite, qualora aveste effettuato il nostro percorso, di controllare sul vostro libretto se è riportata una data di revisione o meno, perché rischiamo veramente di prendere delle multe immeritate. È vero che riguarda motorizzazione a motorizzazione, quindi è una cosa che varia da regione, non è su tutto il territorio italiano, però dateci un occhio. Ci sono molti amici, insomma persone come di voi che ci hanno contattati per il discorso iter, omologazione, e qualcuno ha fatto proprio il nostro stesso percorso, li conosciamo e ci abbiamo parlato. Dategli un occhio, veramente prendete subito il vostro libretto, controllate se c'è riportato la dicitura della scadenza proprio della revisione. Ovviamente stiamo parlando di un processo dall'estero all'Italia, non chi ha comprato il camper o cioè furgone in Italia, perché questo è stato, diciamo, non trascritto. Nel frattempo sono venuti a prenderci. Arriva l'elicottero. Oddio. Non si può mai parlare liberamente, ci hanno già individuati. Oddio, no. E quindi no, stavo dicendo una cosa importante,
dateci un occhio sul libretto, ci deve essere, o quantomeno se non ci fosse scritto nulla, chiamate la vostra motorizzazione competente e accertatevi di avere la revisione in piedi e che sia trascritta. Perché oggigiorno ci hanno sempre di più confermato che i controlli li faranno anche con i rilevatori, con le macchinette, o non sappiamo bene come si chiamino, insomma questi sensori che leggono le targhe e poi fanno un controllo di tutto quello che c'è a monte. E fa fede il database. Se il database non è aggiornato, voi potete avere tutti i documenti del mondo, esatto. vi arriva la multa. Quindi ecco, fate questo controllo, questo è quello che ci sentiamo insomma spassionatamente di suggerirvi. Niente, detto questo, incrociamo le dita che non arrivi nient'altro e speriamo, fate il tifo per noi ragazzi, mettete tanti like, tantissimi like e iscrivetevi al canale così sappiamo che ci supportate, perché è un periodo un attimino che insomma ci ha preso un po' così. Dateci il vostro sostegno, iscrivetevi soprattutto sul nostro canale qualora non foste iscritti, per noi è importantissimo. Esatto, e oltretutto veramente ci fate sentire la vostra vicinanza e il vostro calore, a noi ci fa più che piacere. Poi vi terremo aggiornati e qui ci vuole del tempo, ci dovranno rispondere con le loro tempistiche lunghe, vi terremo comunque aggiornati su tutto l'iter, ok? Un bacione, alla prossima, ciao.